Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione io voglio parlare di un comando spesso trascurato da molti utenti che è il copia e incolla. Il copia e incolla può essere applicato per copiare e incollare superfici e quindi è molto utile per trasformare la faccia di un solido in una sua copia di superficie, ma può essere anche applicato tra diversi componenti di un assieme per trasferire geometrie da una parte ad un'altra. Prima di mostrarvi come funziona questo strumento, vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Per il momento facciamo un esempio di copia e incolla all'interno di una parte che presenta un corpo solido e un'unione di superfici rappresentata da questo anello di colore azzurro. Il copia e incolla in questo caso ci può servire per andare a rifilare questo anello mediante le superfici interne di questa scatola in modo tale che l'anello non invada il volume vuoto all'interno della scatola. Andiamo a fare una selezione mediante traccia delle superfici che vogliamo andare a copiare, quindi facciamo una cosa di questo tipo. Le superfici che ci interessano sono state selezionate, poi facciamo CTRL-C, CTRL-V. Confermiamo direttamente e come vedete adesso abbiamo la copia delle facce del solido che potremo utilizzare andando a selezionare sul filtro di selezione unione superfici per unire le due unioni di superfici con il comando unisci, che non fa solo un'unione ma va anche a rifilare una superficie con l'altra creando un'unione di superfici che va a chiudere un volume. Confermiamo. A questo punto questa nuova unione di superfici la andiamo a solidificare e abbiamo ottenuto un solido unico rappresentato da questo corpo che non presenta più quella zona di invasione della superficie all'interno della scatola. Andiamo a vedere un altro esempio perché vi voglio mostrare che il copia e incolla consente anche di trasferire geometrie da un componente di un assieme ad un altro e quindi ci può servire anche per creare quelle geometrie di riferimento che sono necessarie a costruire un altro componente. Ad esempio abbiamo in questo assieme questo componente che è stato montato in posizione di default, dobbiamo costruire il cilindro che va ad incastrarsi in questa sede. Quindi abbiamo già fatto una nuova parte che però è ancora vuota, la vediamo qui e se vogliamo per verificarlo possiamo aprirla. Noterete che questa parte è totalmente vuota, contiene solo i piani. Questa parte è stata montata anche questa in posizione di default perché ancora non ne conoscevamo la posizione. Quindi andiamo a vedere come possiamo utilizzare il copia e incolla all'interno di un assieme allo scopo di trasferire geometrie da un componente ad un altro. Selezioniamo la nuova parte, la attiviamo. Ricordate che questo è un passaggio abbastanza importante, quindi va attivata prima la parte di destinazione della geometria. A questo punto, nonostante il cubo sia trasparente, possiamo andare a selezionare le facce che vogliamo copiare. In questo caso prendo queste due semicirconferenze, faccio un copia, quindi CTRL-C, e poi direttamente un incolla, quindi CTRL-V, e anche qui possiamo semplicemente confermare. A questo punto, nella nuova parte abbiamo la copia di quella geometria, la nuova parte possiamo anche aprirla per verificare questo aspetto. Ovviamente questa copia è parametrica, quindi se la distanza tra queste due superfici o anche il diametro di queste semicirconferenze o qualsiasi altra dimensione cambierà anche all'interno di questo componente dove abbiamo incollato quelle due superfici. Di conseguenza il copia e incolla trasferisce geometrie da una parte ad un'altra sempre in maniera parametrica. A questo punto concludiamo l'esempio andando a costruire un'estrusione su questa faccia, ovviamente un'estrusione cilindrica. In questo modo confermiamo e qui andiamo a trascinare con lo shift per creare un'estrusione fino al riferimento di quest'altra semicirconferenza. Confermiamo. Se vogliamo la copia la possiamo nascondere in modo che non si veda più, però comunque è presente la sua feature. Sotto vista possiamo andare a fare un salvastato affinché questa visualizzazione venga salvata. Ritorniamo nell'assieme principale e appunto abbiamo questa situazione. Poi se ad esempio andiamo sulla feature in questione della sede che c'è su quella faccia del cubo e cambiamo alcune quote come ad esempio la sua altezza, quindi vado a cambiare questo 60 e lo vado a ridurre, quindi lo porto a 40, rigenero.
Ovviamente si è aggiornato anche il componente grigio, quindi il cilindro, e lo possiamo andare a vedere anche aprendo nuovamente la nuova parte e noteremo che appunto questo cilindro è cambiato e la sua altezza non è più da 60 come prima, ma è da 40. Detto ciò, direi che abbiamo concluso l'argomento copia e incolla. Ricordatevi questa funzionalità perché in tante situazioni è estremamente comoda e ci dà la possibilità di copiare le facce di un solido convertendole in superfici che possiamo utilizzare per modificare altre superfici, oppure possiamo utilizzare il copia e incolla per trasferire delle geometrie di superficie ovviamente tra un componente ed un altro dello stesso assieme. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!